L'invenzione di Mickey Mouse è un punto di inizio straordinario per quello che sarà l'avventura di Walt Disney. Però è interessante vedere quali sono le differenze nell'ambito del disegno di Mickey Mouse rispetto a quello che poteva essere Oswald Rabbit. Perché Oswald Rabbit ha un disegno estremamente semplice, Mickey Mouse ha già un'architettura disegnativa più complessa e nello stesso tempo il disegno di Mickey Mouse prende in considerazione degli aspetti anatomici che sono importanti e che io vorrei illustrare proprio disegnando brevemente e che spiegano come qual è effettivamente la novità di questo disegno. Il disegno di Oswald Rabbit parte sostanzialmente da un cerchio e tutto il viso di Oswald Rabbit sta dentro un cerchio. Poi fuori ci sono le lunghe orecchie da coniglio, ma tutta l'espressione sta qui, c'è una sorta di cuffia, il naso sta dentro il cerchio e gli occhi sono piuttosto piccoli, con una bocca che si apre al di sotto. Anche naturalmente il naso è nero. Questo disegno estremamente semplice è stato migliorato da Iver per quello che riguarda Topolino, Mickey Mouse, perché si parte da un cerchio alla stessa maniera, ma poi si aggiunge un altro cerchio o un ovale al quale si aggiunge un naso, si mantiene la cuffia, si ampliano gli occhi, si aggiunge una bocca che a volte ha anche un labbro inferiore e poi si collocano le orecchie. Questo schema, al quale possiamo aggiungere anche un cravattino qua sotto, questo schema, che poi sarà migliorato ulteriormente negli anni 50, ci sarà un restyling vero e proprio di tutta la figura di Topolino, si ispira però alla problematica, chiamiamola così, anatomica dell'effetto cucciolo. Gli uomini sono particolarmente attratti dai bambini per il semplice motivo che i bambini hanno una testa particolarmente tonda e hanno degli occhi particolarmente grandi, un naso piccolo e non hanno quello che è lo sviluppo dei cosiddetti seni mascellari, perché il cranio di un adulto si iscrive in un rettangolo che è più lungo della metà del lato minore e che è quasi un rettangolo aureo. Qui a questa altezza noi troviamo quella che si chiama spina nasale anteriore, al di sotto abbiamo lo sviluppo della mandibola, qui ci sono gli zigomi, sopra gli zigomi ci sono le orbite e al di sopra c'è lo sviluppo del cranio vero e proprio. In un bambino, qui facciamo i denti, in un bambino tutto questo non c'è perché qui c'è lo sviluppo dei seni mascellari. Quindi in sostanza il cranio di un bambino che è privo dei seni mascellari è iscritto all'interno di un quadrato o poco oltre, dove non faccio il cranio del bambino perché è brutto, faccio invece
la testa del bambino, che ha degli occhi grandi, che sono grandi non tanto perché siano grandi in quanto più grandi di quelli dell'adulto, ma perché sono in rapporto al resto, quindi sembrano più grandi, un nasino molto piccolo e una boccuccia a tirabaci. Ecco, questo schema qui, a cui poi per i bambini aggiungiamo ovviamente le orecchie e un po' di capelli, questo qui è lo schema che viene seguito per la realizzazione di personaggi come Topolino, come il Mickey Mouse che conosciamo. C'è anche un altro aspetto importante nello sviluppo della figura di Mickey Mouse, e cioè l'uso della mano. Se noi prendiamo il primo cortometraggio che Walt Disney produce, vale a dire quello della Steamboat Willie, questo vaporetto guidato appunto da Mickey Mouse, noi vediamo che la mano di Mickey Mouse è sostanzialmente una manopola, la stessa manopola che aveva il gatto Felix, cioè una manopola nell'ambito della quale non ci sono le dita se non in particolari situazioni. Lo stesso discorso lo fa Oswald Rabbit, il quale quando si stupisce questa manopola si amplia nelle dita della mano. Ma questa tipologia, diciamo così, di grafica è una tipologia molto rudimentale. Qual è l'invenzione importante? L'invenzione è quella della mano a 4 dita, perché voi sapete che la mano è costituita da un carpo, un metacarpo e delle falangi, quindi la parte del carpo e del metacarpo viene ricondotta a una sorta di quadrato, si aggiunge il pollice e si mettono 3 dita. In questa maniera la mano, che prima è nera e poi viene trasformata in una sorta di guanto, diventa un elemento particolarmente efficace per rappresentare tutti i movimenti che Mickey Mouse, anche movimenti raffinati, che Mickey Mouse deve compiere nell'ambito delle sue avventure. E questo già è una innovazione estremamente importante che segnerà poi buona parte dei personaggi di Disney. Il successo di Mickey Mouse diciamo che è il punto di inizio di quella che è la storia della Walt Disney Company. Sulla base di questo topo, come disse lo stesso Walt Disney, pensare che tutto è nato da un topo, la Walt Disney Company costruisce sostanzialmente quello che sarà un impero della fantasia, nell'ambito del quale lo stesso Disney disse è estremamente difficile convincere le persone a finanziare dei sogni, però è quello che lui è riuscito a fare e l'ha fatto con una genialità straordinaria, anche perché non si è mai fermato. Qualsiasi altro imprenditore si sarebbe potuto accontentare del successo di Mickey Mouse e lavorare intorno a questo personaggio. Invece l'idea di Walt Disney era quella proprio di utilizzare questo nuovo linguaggio dei cartoni animati come forma di espressione, e riprende la sua vecchia idea delle favole, e quindi nel 1937 realizza Biancaneve e 7 nani, Snow White and the Seven Dwarfs,
che ha avuto una lavorazione estremamente lunga e complessa, nell'ambito della quale Walt Disney è andato anche in Europa a cercare ispirazione. La figura di Biancaneve è ispirata a quella di Betty Boop, che aveva avuto un grande successo, questa, diciamo, ballerina, bambina e donna nello stesso tempo, piuttosto sensuale e nello stesso tempo ingenua, che perversava felicemente sugli schermi. E dall'altra poi la ricerca di vari personaggi. Naturalmente la favola di Grimm viene amplificata e nello stesso tempo vengono utilizzate le illustrazioni storiche come quelle di Arthur Rackham, che sono nell'ambito della produzione di Walt Disney dei punti di riferimento. Ma uno degli elementi importanti da sottolineare è appunto questa nuova figura della regina cattiva, per la quale era già stato trovato all'inizio il nome Grimilde, con un riferimento al mondo germanico, anche probabilmente per un momento di riflessione su quello che stava diventando la Germania in quel momento, perché nel 1937 ormai siamo in epoca nazista e la stessa produzione di Walt Disney non sarà assolutamente proiettata in Germania, e arriverà in Germania il film di Walt Disney solo nel 1950. Questo probabilmente perché avevano colto questo elemento di, non voglio dire di critica, ma comunque di riflessione sul momento storico tedesco. D'altra parte, più o meno in quegli stessi anni Charlie Chaplin stava facendo appunto il film che prendeva di mira Hitler con le sue manie di grandezza. Però è l'Europa che ispira, e quindi ci sono queste due facce della regina Grimilde, i due aspetti della regina cattiva, uno come si presenta normalmente e uno quando rivela la sua natura maligna. Questa seconda natura maligna viene sicuramente dalle pitture di Goya, della Quinta del Sordo, e queste vecchie che sono lì a mangiare le minestre, insomma, che sono sicuramente il modello sul quale Walt Disney esempla la strega vera e propria. E la regina invece è appunto si ispira a questa splendida statua gotica che si trova appunto nella cattedrale di Naumburg, quella della Margravia Uta, la quale si presenta con questo straordinario atteggiamento, peraltro, perché si tratta di una statua policroma dove la figura della regina, perché la Margravia poi è appunto l'elemento nobiliare e non solo, ma anche appunto di governo del luogo, si presenta con questo braccio che è nascosto dal manto e si stringe per il freddo, ha questa corona e ha un volto, ha gli occhi leggermente stretti appunto per l'umidità e il freddo, e ha questo atteggiamento altezzoso che sarà pienamente ripreso dalla figura di Walt Disney. Questa a dimostrazione del fatto che Walt Disney non è un improvvisatore, è una persona che studia profondamente le soluzioni che devono essere adottate nei suoi film, impiega molto tempo a realizzare quello che poi però diventa un capolavoro, tanto è vero che poi nel 1938 Walt Disney vince l'Oscar non per un film in particolare, ma per tutta la sua attività. Poi l'Oscar
per i suoi film lo vincerà nel 1965, quindi a coronamento di una carriera straordinaria che purtroppo finirà nel 66 con la sua scomparsa fisica, che però non ha significato assolutamente la conclusione dell'avventura della Walt Disney, che anzi continua tutt'oggi, ripeto, in maniera straordinariamente come posso dire, intuitiva all'interno del perimetro che Walt Disney stesso ha tracciato, con appunto degli aspetti di innovazione assoluta quando realizza uno degli altri lungometraggi che gli daranno il successo, cioè Bambi. Lui fa in modo di avere dei cervi piccoli che vengono messi dentro gli studios, in modo che i disegnatori riescano a cogliere tutti gli atteggiamenti naturali dell'animale per poterli poi riportare nell'ambito del disegno del cartone animato, vale a dire un percorso estremamente elaborato, estremamente complesso, con una capacità di resa decisamente straordinaria. Il periodo della guerra va segnalato perché Walt Disney praticamente dal 42 al 45 sospende la sua produzione per realizzare tutta una serie di cortometraggi a sostegno delle forze armate americane, cortometraggi che lo Stato americano gli dice che gli avrebbe pagato e che non gli pagherà mai, per i quali rischia il fallimento, ma naturalmente riesce a riprendersi, però non si lamenta nei confronti dello Stato americano, perché appunto giovane volontario che va a servire la patria nel 1917 è lo stesso imprenditore che ritiene che gli Stati Uniti le abbiano dato la possibilità di realizzare i suoi sogni, e quindi è a disposizione diciamo dell'amministrazione anche da questo punto di vista. Dopo la guerra ci sono ulteriori importanti opere che vanno da Peter Pan a Mary Poppins, a situazioni nelle quali Walt Disney recupera anche questa iniziale capacità di mettere insieme gli attori e i cartoni animati. Mary Poppins è appunto un esempio di questo tipo, con un impiego per allora di una tecnica assolutamente innovativa che renderà le opere di Walt Disney assolutamente inimitabili. Questa voglia di far sognare le persone non lo appaga mai abbastanza, e Walt Disney comincia naturalmente dopo la guerra a immaginare un parco a tema. Lo spunto gli viene da un suo viaggio in Argentina, perché va a visitare la Repubblica de los Niños, cioè questo parco appunto nel quale una specie di paese dei balocchi, che però nella testa di Walt Disney si modifica profondamente, perché comincia a pensare appunto a quella che sarà Disneyland, e cioè un luogo dove le persone che sono affezionate ai Topolino, ai Biancaneve, ai Peter Pan, a tutti i personaggi della banda Disney, chiamiamola così, possono trovarli, non dico in carne e ossa, ma fisicamente. Possono entrare nel castello della Bella Addormentata del Bosco, possono misurarsi con Capitan Uncino, possono vedere cose anche diverse, come per esempio la statua di Abramo Lincoln che parla, situazioni fantasmagoriche straordinarie, che diventano appunto quello che è
i parchi di Walt Disney. Disneyland da una parte e Disney World dall'altra, che sarà poi inaugurato nel 1971, ma viene pensato già contestualmente con Disneyland, con una diciamo profusione di mezzi assoluta. Pensate che lavorano 70.000 persone in questi parchi, quindi sono praticamente una città, sono tutti professionisti, sono tutte persone motivate, gli spettacoli sono puntualmente rappresentati con lo stesso entusiasmo come tutte le volte, come se fosse la prima volta. E quindi questa capacità di coinvolgimento di quello che oggi si chiamerebbe realtà immersiva, no? Solo che è una realtà immersiva assolutamente vera, dove non ci sono gli occhiali, si paga il biglietto e si entra in questo mondo straordinario, che è stato poi imitato anche in Europa da altri. Poi c'è stata la versione appunto parigina di Disney World, e poi ci sono altri parchi a tema, mi piace ricordare quello di Asterix, sempre in Francia, e poi dei parchi di divertimento che sono più o meno come Gardaland, oppure Rainbow, che sta appunto vicino al Montone. Anche in questo ambito Walt Disney ha assolutamente fatto scuola. L'avventura di Walt Disney continua. Lui scompare nel 1966, il 15 di dicembre, cioè 10 giorni dopo il suo compleanno, e personalmente, perdonate questo mio ricordo personale, io ero un bimbetto più o meno, perché 57-66, avevo 9 anni sì e no. Io mi ricordo e tuttora mi emoziono di aver passato tutta la notte a piangere per la scomparsa di Walt Disney, con mia madre e mia nonna che cercavano di consolarmi, insomma, in qualche maniera ridimensionare questa situazione. Ma per me è stata, come credo per tutti i bambini del mondo, è stata un po' la perdita di una figura di riferimento, perché poi nel frattempo Walt Disney era riuscito a fare anche molte altre cose, gli elementi di televisione, la famosa serie di Zorro, che andava in onda anche in Italia, era una serie della Walt Disney che era estremamente seguita. A Natale inevitabilmente la televisione mandava in onda non soltanto i classici di Walt Disney, ma anche gli short con Paperino, Topolino, e talvolta erano addirittura presentati da Walt Disney, il quale acquisì una notorietà globale da questo punto di vista, e quindi è diventato un punto di riferimento che, quando è scomparso, ha necessariamente lasciato un vuoto quasi incolmabile. Dico quasi perché poi la sua idea è assolutamente continuata e si è aggiornata dal punto di vista tecnologico, attraverso l'incrocio con le tecniche digitali attuali. La Pixar è stata inglobata nella Walt Disney, sono state prodotte opere straordinarie di grandissima suggestione, con degli effetti speciali pazzeschi, ma anche dei nuovi tipi di cartoni animati, fra virgolette. Cito per tutti Gli Incredibili, che ebbero appunto un enorme successo nel mondo, con questo modo ironico di riflettere sul supereroe, no? Perché poi in realtà i supereroi siamo tutti noi. I supereroi sono quelli che la mattina si alzano, vanno a lavorare, tornano a casa, portano da mangiare, accudiscono i figli, fanno la vacanza con la famiglia, e sono i supereroi di tutti i giorni, nell'ambito dei quali Walt Disney sicuramente si immedesimava, perché al di là della sua assoluta genialità voleva essere un americano medio, e si vestiva come un americano medio, si comprava interi piani
di grandi magazzini dove prendeva tutti i vestiti per tutto l'anno, quelli estivi e quelli invernali, e però era appunto, voleva essere un americano self-made man, il quale in qualche maniera con la sua vita aveva dato un esempio ai suoi figli, a se stesso e alla società nella quale era vissuto e che lo aveva prodotto.